Ciao e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial ti mostrerò come ho realizzato Serafina, il bellissimo capo che state vedendo sullo sfondo. Si tratta di una lavorazione top down dove si parte quindi dalla testa per l'avvio. Ovviamente non abbiamo la presenza di cuciture. Il progetto è assolutamente adattabile a tutte le taglie ed è molto facile da realizzare. Siete curiosi di vedere come l'ho fatto? Andiamo subito al tutorial. Per quanto riguarda il materiale ho scelto di usare un filato di cotone. Io userò il Drake in questo colore, un filato di cotone della Tessiland. Dopodiché, come uncinetto, il numero 3,5. Poi serviranno dei marcapunti, l'ago da lana, il centimetro da sarta e ovviamente le forbici. Adesso andiamo subito a vedere come iniziare la lavorazione di questo progetto. Partiamo con la lavorazione di un top down, quindi il lavoro inizierà dalla parte relativa alla scollatura, quindi dobbiamo realizzare tante catenelle in maniera che una volta chiuse a cerchio il capo passi perfettamente dalla testa. Il multiplo di questa lavorazione che andremo a fare è di 12 più 3. Per adesso inizialmente considero il 12 e dopo vi spiego come fare il 3. Partiamo da uno sprone rettangolare, pertanto dovremmo suddividere le catenelle trovate diviso 6. In questo caso otteniamo quindi i punti da posizionare nei punti spalle, nel davanti e nel dietro. Nel mio caso ho iniziato ad avviare 120 catenelle, che è un multiplo sia di 12 che divisibile per 6. Quindi facciamo il calcolo insieme. Prendo le 120 catenelle, le suddivido per 6 e ottengo 20. Questo numero lo vado a portare sul nostro sprone, quindi i 20 saranno i punti spalla, 20 per 2 fa 40 e sono i due punti davanti e dietro. Dopodiché andremo a sviluppare il nostro motivo, il nostro multiplo. Ovviamente trovati questi numeri, il totale è un multiplo di 12 e non il singolo lato. Siccome la lavorazione dobbiamo centrarla il più possibile in modo da avere tutti i lati con la stessa partenza e avere un punto che sia visibilmente molto bello, dobbiamo fare un secondo calcolo. Consideriamo i 20 punti del punto spalla come due motivi, quindi 2 motivi per 12 fa 24. 24 punti sono il multiplo, però dobbiamo aggiungere i 3. Facciamo 24 più 3 e viene 27. 27 è il numero multiplo che mi permette di avere la fantasia centrata, quindi il 27 sarà il numero di punti per i punti spalla, quindi abbiamo 27 e 27 per i punti spalla con due motivi. Per quanto riguarda il davanti e il dietro abbiamo 40 punti. Siccome i punti andranno ad aumentare, infatti qua li abbiamo già aumentare, anziché considerare 4 motivi, ne considero solo 3. 3 motivi sono 36 punti, perché 12 per 3 fa 36. A questi 36 punti vado ad aggiungere i 3 che mi servono per avere il nostro punto fantasia e otteniamo 39 punti. Questi 39 punti saranno i nuovi punti del davanti e del dietro. Una volta stabilito questi numeri, questi punti, andiamo semplicemente a sommare tutti i lati. Dopodiché dobbiamo, mi raccomando, non dimenticatevi, aggiungere 4 punti per la realizzazione degli aumenti che creeranno il nostro raglan. Dopodiché il numero ottenuto, quindi per me è 136, saranno le catenelle effettive per l'avvio del nostro lavoro. Ovviamente se per voi la misura
è troppo grande e non lo volete così scollato, ci sono altri due metodi: quello di eliminare un motivo per il davanti e il dietro, quindi trasformare lo sprone da rettangolare a quadrato, oppure semplicemente procedere con questa lavorazione e alla fine della lavorazione di tutto il capo andare a riprendere la scollatura. Ho realizzato le mie 136 catenelle, adesso porto tutta la catenella sul dritto e vado a chiudermi nel primo punto con un punto bassissimo in modo da realizzare il mio cerchio. Una volta chiuso il nostro cerchio, partiamo direttamente dall'aumento, quindi salgo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, che corrispondono al primo punto alto. Realizzo ancora 2 catenelle che sono le catenelle di separazione dei punti, dopodiché creo un punto alto nello stesso punto sottostante in modo tale da formare il primo aumento. Partendo dal punto spalla vado a lavorare 27 punti alti, quindi carico il filo sull'uncinetto, nel mentre raccolgo anche la codina di inizio del lavoro, vado nel punto successivo a quello che abbiamo fatto con l'aumento e realizzo il mio punto alto. Per facilitare il lavoro nei giri successivi vado a mettere un marcapunti sia nel primo punto lavorato che nell'ultimo. Dopodiché procedo quindi con i 27 punti alti per il mio punto spalla. Ho realizzato le 27 maglie alte per il punto spalla, vado a marcare l'ultimo punto lavorato. Nel punto successivo andrò a fare il secondo aumento, quindi punto alto, 2 catenelle di separazione, punto alto nello stesso punto. Adesso per l'avvio della parte davanti del lavoro dovrò avviare un totale di 39 punti alti. Primo punto alto vado a marcarlo, dopodiché proseguo fino ad ottenere tutti i 39 punti. Il primo l'abbiamo fatto e andiamo avanti. Sono al termine del giro, dopodiché vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella del punto successivo. Vi faccio vedere lo sprone. Questa è la scollatura, come vedete non è tanto grande ma è abbastanza comoda. Adesso partiamo con il secondo giro. A questo punto per i prossimi giri andremo sempre a lavorare i giri di andata e di ritorno in modo tale da avere perfettamente in linea sia il punto del raglan che il nostro punto fantasia. Quindi voltiamo il lavoro senza eseguire catenelle e per iniziare il giro nuovo andiamo a controllare il giro sottostante. Io prima del marker ho un punto alto che corrisponde all'aumento che abbiamo fatto, l'aumento sottostante, quindi vado a realizzare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Questo è il primo punto alto. Arrivati quindi al marker vado a rimuoverlo. Per i prossimi 3 punti vado a lavorare 3 maglie alte. Questa è la prima, vado a mettere il mio marcapunti, dopodiché eseguo le altre 2.
per un totale di 3 punti alti. Adesso faccio 3 catenelle di separazione, dopodiché andrò a lavorare 4 maglie altissime, quindi faccio 2 gettati sull'uncinetto, salto il punto successivo e nel secondo lavoro la mia prima maglia altissima, chiudendo ovviamente i punti 2 a 2. Faccio 2 gettati sull'uncinetto, salto il punto successivo, nel secondo lavoro la mia maglia altissima. Vado a farlo ancora 2 volte, salto punto successivo, maglia altissima nel secondo. Eseguite le 4 maglie altissime, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Salto il punto successivo e nel secondo lavoro un punto alto. Nei prossimi 2 punti lavoro altri 2 punti alti, altre 2 maglie alte, per un totale quindi di 3 punti alti. Questo è il primo modulo. Quindi adesso nuovamente 3 catenelle di separazione, carico l'uncinetto 2 volte, quindi 2 gettati, vado a lavorare non nel primo, nel secondo, il mio punto altissimo, per un totale di 4 volte. Dopo i 4 punti altissimi, 3 catenelle, 1, 2, 3, e vado a saltare il punto successivo e a realizzare 3 punti alti. Vado a realizzare l'ultimo modulo. Ho eseguito le ultime 4 maglie altissime dell'ultimo modulo, dopodiché ho fatto le 3 catenelle. Arrivato a questo punto salto il punto successivo e vado a lavorare i miei 3 ultimi punti alti, 1, 2 e il terzo cade dove ho il marker, e 3. Se volete potete marcare anche questo ultimo punto. Dopodiché lavoro le maglie come si presentano, quindi punti su punti, punto alto, nell'aumento vado a lavorare il mio aumento. Questo è quello che dovrò fare per tutti gli altri lati. Quindi ad arrivare al marker vado a lavorare un punto alto che corrisponde, come abbiamo detto, all'aumento sottostante, dopodiché dal marker vado a lavorare 3 punti alti. 1, vado a posizionare di nuovo il marcapunti, 2 e 3. 3 catenelle di separazione e procedo con tutto il punto fantasia che abbiamo fatto anche prima. Potete vedere che abbiamo gli stessi punti sia alla fine del giro che all'inizio, quindi negli angoli abbiamo esattamente lo stesso numero di maglie. Sono arrivata al termine anche del secondo giro, ho eseguito l'ultimo aumento e adesso vado ad agganciarmi con un punto bassissimo nella terza catenella del punto successivo. Questo è il risultato. Adesso prepariamoci per fare il giro successivo. Quindi giro nuovamente il nostro lavoro. Mi trovo
sul punto alto sottostante dell'ultimo aumento che abbiamo fatto mi alzo semplicemente con 3 catenelle. Questo è il primo punto alto. Dopodiché vado nel punto successivo, lavoro punto su punto, nell'aumento lavoro il mio aumento. Su tutti i punti alti vado a lavorare punti alti. Eseguito l'ultimo punto alto, vado ad eseguire 3 catenelle, 1, 2 e 3. Sui punti altissimi andremo a lavorare dei punti bassi, quindi avremo un totale di 4 punti bassi, 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle, sui punti alti lavoro i punti alti. Tre catenelle, sulle maglie altissime lavoro i punti bassi. Tre catenelle, 1, 2 e 3. Sui punti alti lavoro tutti i punti alti fino ad arrivare all'aumento, dove lavorerò l'aumento. Questo è quello che dovrò fare per tutto il nostro giro. Quindi sui punti alti lavoro i punti alti, sui punti altissimi lavoro i punti bassi. Ovviamente dovrò fare le catenelle, 3 catenelle di separazione. Ho terminato di eseguire il terzo giro e mi sono chiusa con un punto bassissimo nel punto precedente. Adesso proseguiamo a fare il quarto giro. Volto anzitutto la lavorazione in modo da cambiare direzione del lavoro, dopodiché il giro successivo, ossia il quarto, sarà identico al terzo, quindi sui punti alti lavoreremo i punti alti, lavoreremo le 3 catenelle di separazione e sulle maglie basse lavoreremo le maglie basse. Quindi mi alzo con 3 catenelle che corrispondono ad un punto alto, quindi al primo punto alto, dopodiché su ogni punto andrò a lavorare il mio punto alto. Eseguito l'ultimo punto alto, eseguo 3 catenelle. Sui punti bassi vado ad eseguire i punti bassi. Tre catenelle, sui punti alti, punti alti. Questo sarà il nostro quarto giro, quindi proseguiamo in questo modo fino a terminare il giro. Ho terminato anche questo giro.
Adesso vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella. Voltiamo la lavorazione ed eseguiamo il giro successivo. Per quanto riguarda la lavorazione, sulle maglie alte andremo a lavorare sempre maglie alte, quindi mi alzo con 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, dopodiché lavorerò punto su punto le maglie alte fino ad arrivare ovviamente all'aumento. Arrivati all'aumento vado ad eseguire il mio aumento, quindi punto alto, 2 catenelle di separazione e punto alto. Nelle maglie alte successive lavorerò maglie alte. Eseguiti tutti i punti alti sui punti alti, ci ritroviamo sul punto del nostro motivo. Quindi eseguita quindi l'ultimissima maglia alta, realizziamo una catena di separazione e sui punti bassi sottostanti, i 4 punti centrali, punti bassi, andremo a lavorare 4 maglie altissime. Quindi carichiamo il filo 2 volte sull'uncinetto. Dopodiché, una volta inserito l'uncinetto, andremo a chiudere le maglie 2 a 2. Fatta la prima maglia altissima, faccio una catenella di separazione. Dopodiché, nel punto successivo, vado a realizzare la mia maglia altissima. Punto di separazione, maglia altissima nel punto successivo. Catenella di separazione e ultimo punto altissimo. Catenella di separazione, dopodiché lavoro i miei punti alti sui punti alti. Dopo i 3 punti alti, catenella di separazione e nuovamente lavorerò le mie maglie altissime separate da una catenella. Eseguite le 4 maglie altissime, realizzo una catenella di separazione e vado a lavorare i miei punti alti sui punti alti. Questo è quello che dovrò fare per tutto il giro, quindi punti alti su punti alti. Nei punti bassi del motivo faremo le maglie altissime con la catenella di separazione. Ho terminato anche questo giro, mi sono chiusa con un punto bassissimo nella terza catenella. Come vedete il motivo è terminato, adesso andiamo a fare ancora una volta insieme il prossimo giro. Dopodiché sappiate che i giri sono sempre 5 e vanno sempre ripetuti. Andate a ripetere quindi questi 5 giri fino ad arrivare al vostro sottomanica. Adesso vi faccio vedere come proseguire. Voltiamo il lavoro e in questo giro, che praticamente corrisponde al primo giro, andiamo a fare tutte maglie alte. Quindi mi alzo con un 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sono il nostro primo punto alto, dopodiché proseguirò punto su punto a lavorare i punti alti. Arrivati alla fine del punto alto, dove ho la catenella di separazione che abbiamo fatto nel giro precedente, vado a lavorare un punto alto sul punto altissimo sottostante,
punto alto nella catenella sottostante. Il giro, come vedete, è molto semplice, dobbiamo fare praticamente solo maglie basse, maglie alte. Ho finito anche questo giro e mi sono chiusa con la solita maglia bassissima alla terza catenella. Adesso voltiamo nuovamente la lavorazione e iniziamo il giro successivo. Quindi una volta che abbiamo voltato il lavoro, lavoriamo le maglie alte sulle maglie alte in prossimità dei nostri aumenti. Siccome non abbiamo ancora le maglie a sufficienza per realizzare un nuovo motivo, andremo a lavorare tutte le maglie alte fino ad arrivare in prossimità del primo motivo che troviamo, del primo motivo disponibile. Quindi lavoriamo 3 catenelle che sono il nostro primo punto alto, dopodiché nelle maglie successive andiamo a lavorare i semplici punti alti, quindi punto su punto. Arrivati all'aumento realizziamo come sempre l'aumento. Sono in prossimità del punto fantasia sottostante, quindi ho realizzato l'ultimo punto alto. Come vedete, il punto che abbiamo realizzato, il punto alto che abbiamo realizzato quando abbiamo fatto la catenella di separazione è il punto da saltare. Siccome dobbiamo realizzare quindi il secondo giro prevede un punto altissimo, si salta il punto successivo, dopodiché si riparte con il punto altissimo. Quindi questo qua è il punto da saltare, mentre il punto alto in corrispondenza del punto altissimo sottostante è quello che dobbiamo lavorare con punto altissimo. Quindi andiamo avanti praticamente con il secondo giro. Quindi realizzo 3 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, salto il punto, quello che abbiamo lavorato sulla catenella, e nel punto alto lavoriamo il punto altissimo. Quindi chiudiamo i punti 2 a 2. Carichiamo il filo sull'uncinetto 2 volte, saltiamo il punto successivo e nel secondo lavoriamo la nostra maglia altissima. Nuovamente dobbiamo realizzare 4 maglie altissime. Realizzate le 4 maglie altissime, facciamo 3 catenelle di separazione. Saltiamo il punto successivo e andiamo a lavorare 3 punti alti nei 3 punti sottostanti successivi. 2 e 3. Abbiamo il secondo motivo e procediamo come fatto prima, quindi 3 catenelle di separazione, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo e nel secondo lavoro la mia maglia altissima. Il lavoro procede sempre nello stesso modo. Una volta che avremo finito di lavorare il motivo, andremo a fare tutti i punti alti fino ad arrivare all'altro motivo.
Ho terminato di eseguire anche questo giro. Come vedete il motivo è perfettamente in linea con il motivo sottostante. Da qui in poi i giri sono sempre gli stessi, sono i 5 ripetuti per ogni modulo, per ogni fantasia. Mi raccomando, quando finite il giro voltate la lavorazione in modo tale da mantenere sempre il lavoro perfettamente incolonnato. Io adesso finisco questo modulo, dopodiché vi faccio vedere come integrare il modulo nuovo. Ho terminato di eseguire anche il secondo modulo del punto, terminando col giro di soli punti alti. Ho già voltato il lavoro, adesso vi faccio vedere come integrare un nuovo punto. Mi trovo all'altezza della quarta maglia alta, prima della lavorazione del nostro punto fantasia. Quindi nel mezzo ho il punto che va saltato, di conseguenza i primi 3 sono da lavorare. Siccome mi trovo nella quarta maglia, devo camminare con un punto bassissimo nel punto successivo, in modo da lavorare i 3 punti alti. Quindi mi sposto semplicemente nel punto successivo con un punto bassissimo, dopodiché procedo con la lavorazione delle 3 maglie alte. Salgo con 3 catenelle, che sono il primo punto alto, dopodiché vado ad eseguire gli ultimi 2. A questo punto lavoro il punto normalmente, quindi vado a fare le 3 catenelle e le 4 maglie altissime nei punti. Quindi 3 catenelle di separazione, carico il filo 2 volte, salto il punto successivo e nel secondo realizzo il mio punto altissimo. Carico il filo sull'uncinetto 2 volte e vado a fare la seconda maglia altissima. Ripeto nuovamente quindi il secondo giro. Ho continuato a lavorare fino ad arrivare all'ultimo modulo, adesso vado ad integrare un nuovo modulo. Ho realizzato quindi i 3 punti alti e da qui mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, raccolgo il filo 2 volte sull'uncinetto, salto il punto successivo e nel secondo lavoro il mio punto altissimo. Carico nuovamente e ripeto per 4 volte. Quindi avrò nuovamente un totale di 4 punti altissimi. Tre catenelle, salto un punto e da qui vado a fare tutti i punti alti fino ad arrivare all'aumento. Realizzo il mio aumento, ho un totale di 3 punti alti su questo lato, quindi dovrò averli anche su questo lato. Conto il primo punto dell'aumento e 2 successivi, sono 3. 3 da un lato e 3 dall'altro, quindi parto con le 3 catenelle. 3 catenelle e realizzo i miei punti altissimi, salto il punto successivo e nel secondo realizzo il punto altissimo. Tre catenelle, salto un punto e realizzo i miei 3 punti alti. Ed ecco che abbiamo integrato le maglie alte in un nuovo modulo. Da qui in poi il lavoro prosegue sempre uguale, andate avanti così fino a raggiungere il sottomanica. Sono arrivata al mio sottomanica e questo è il risultato. Vi dico anche le misure. Per quanto riguarda il sottomanica ho circa 19 cm, quindi è bella comoda.
La larghezza nel mio caso è di 49 cm, quindi tenendo presente che io mi calcolo sempre tra i 48 e i 50 cm, oltretutto questo è anche bello elasticizzato, per me va bene, quindi procedo con l'unione del davanti e del dietro senza aggiungere catenelle. Nel caso in cui voi arrivaste al vostro sottomanica ma non alla vostra taglia, dovete fare un tot di catenelle in maniera tale che una volta provato arrivate alla vostra misura. Ovviamente man mano che sono andata avanti con la lavorazione gli aumenti sono aumentati e sono riuscita ad incrementarli in nuovi punti fantasia per un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 moduli. In questo caso io non devo fare altro che unire il davanti ed il dietro senza aggiungere catenelle. Guarderò semplicemente come cade il motivo, a seconda di quante maglie ho di separazione da un motivo all'altro andrò semplicemente ad aggiungerle. Nel mio caso devo aggiungere un solo punto alto perché dal punto fantasia mi sono chiusa con un punto alto direttamente dentro l'aumento. Nel caso in cui voi dobbiate aggiungere necessariamente delle catenelle in più per raggiungere la vostra taglia, non importa che le catenelle siano perfettamente il multiplo di 12, potete benissimo fare il davanti e il dietro con il punto fantasia e per quanto riguarda i punti relativi ai fianchi potete lavorare semplicemente delle maglie alte. In questo modo avrete la fantasia spezzata dal davanti al dietro e sui fianchi avrete comunque una bellissima lavorazione a punto alto. Detto ciò, vi faccio vedere come unire i punti. Se dovete fare le catenelle, mi raccomando, andate a lasciare in sospeso il filo di lavorazione e con un filo nuovo andate ad aggiungere semplicemente le catenelle necessarie tra il davanti ed il dietro. Tagliate il filo, lo fermate e la stessa cosa fate sull'altro lato. In secondo momento, con il filo di lavorazione, andate a lavorare tutto intorno, comprendendo ovviamente le vostre catenelle. Quindi se dovete realizzare delle catenelle in più prendete un filo nuovo, partite mi raccomando dal cappietto, dopodiché andate nella parte dove c'è il punto dell'aumento e vi inserite l'uncinetto facendo passare il cappietto. Realizzate una catenella per fermare il cappietto, realizzate tante catenelle ad arrivare alla vostra taglia. Una volta che avete realizzato le vostre catenelle, ovviamente misurate il capo, andate sul lato opposto dove c'è il secondo aumento, inserite l'uncinetto e vi chiudete con un punto bassissimo. Fate il vostro nodino, tagliate il filo e tirate. E questo è il risultato una volta che avete fatto le vostre catenelle. Ripeto, se volete ottenere il multiplo, controllate sia da un lato che dall'altra quante maglie alte avete. A seconda del numero di maglie alte che avete, realizzate le catenelle ad arrivare al motivo, quindi ai 12 punti. Se invece non vi interessa avere il multiplo, che non volete avere il modulo, comunque dovete avere più catenelle o un numero inferiore, tranquillamente lavorate le vostre maglie alte. Io mi ritrovo a questo punto, ovviamente, visto che ho terminato il giro, devo girare il nostro lavoro. Mi raccomando, non dimenticatevi di girare il lavoro ogni volta che finite il giro, altrimenti la fantasia vi rimarrà obliqua. Quindi vado a lavorare il punto normalmente fino ad arrivare al mio aumento. Rispettate sempre il giro successivo facendo anche riferimento al giro sottostante di lavorazione.
Io mi ritrovo a questo punto della lavorazione con il punto fantasia che termina direttamente nel primo aumento. Siccome ho solo un punto alto, sia da un lato che dall'altro, da arrivare a 3, mi manca un punto alto, quindi lavorerò semplicemente il punto alto che ho a disposizione. Dopodiché andrò ad unire direttamente l'aumento con l'altro aumento, quindi farò combaciare le due parti del nostro aumento del punto manica e andrò a fare un punto solo alto all'interno dei due fori, in modo tale da unire i due pezzi tra di loro ed ad arrivare al mio punto alto in più. Quindi procedo lavorando il terzo punto alto sul punto alto che ho a disposizione dell'altro lato del mio corpetto, quindi sulla parte del davanti o del dietro. Ecco qui i 3 punti alti. Il davanti risulta così unito al dietro e posso proseguire tranquillamente con la lavorazione seguendo i motivi senza dover fare più aumenti. Andrò semplicemente a lavorare in linea. Una volta quindi unito il davanti al dietro, proseguo con la mia lavorazione del punto fantasia. Quindi proseguo con il giro. Io sono quindi al terzo giro e proseguo in questo modo fino ad arrivare ovviamente al secondo aumento. Sono arrivata anche all'altro aumento, adesso vi faccio vedere ancora una volta come procedere per unire i due pezzi. Quindi vado ad eseguire l'ultimo punto alto che ho a disposizione, questo qui è l'aumento, vado semplicemente ad accavallare questo aumento con il secondo, dopodiché lavoro all'interno dei due punti view dell'aumento, vado a lavorare il mio punto alto. In questo modo i due capi sono uniti. Procedo con la lavorazione del punto fantasia, quindi sul prossimo punto vado a lavorare il terzo punto alto e vado avanti. Da qui in poi non dovrò fare più alcun aumento. Terminato il vostro giro, realizzate quindi i punti necessari per poter chiudere la lavorazione. Se volete un punto un po' più stretto, anziché chiudervi nella terza catenella del primo punto alto, chiudetevi direttamente nel secondo punto. In questo modo le maglie verranno un po' più serrate, un po' più chiuse. Ricordatevi però che quando andrete a lavorare i prossimi giri di non mangiarvi la maglia. Quindi io mi sono alzata con 3 catenelle prima di voltare la lavorazione e corrisponde al mio punto centrale, quindi dovrò lavorare i due punti laterali. Io vi faccio vedere la lavorazione dopo aver fatto ancora qualche giro. Vi faccio vedere il risultato una volta che ho completato i moduli, gli ultimi moduli che ho inserito. Come vedete la texture è davvero stupenda, il punto è molto facile, anche perché comunque è molto ripetitivo, si tratta sempre di lavorare i 5 giri sempre ripetuti. Questo qua è il risultato. Tra l'altro dove abbiamo lavorato gli aumenti, dove non c'è il punto fantasia ma i semplici punti alti, viene un disegno geometrico veramente bellissimo. Nel mio caso ho unito il davanti e il dietro senza modificare il multiplo, quindi mantenendo il multiplo, non aggiungendo maglie alte in più, e quindi questo è il risultato. Qualora invece voi abbiate aumentato
i punti con le maglie alte, vedrete anche un bel disegno per quanto riguarda il punto dei fianchi, quindi avrete lo stacco del punto fantasia del davanti e del punto fantasia del dietro. In ultimo, un'ultima cosa, se volete dare un po' più di morbidezza al vostro capo, potrete, anziché fare degli aumenti in più, semplicemente modificare la dimensione del vostro uncinetto. Passate dal 3,5 al 4. In questo caso il capo tenderà a diventare più morbido. Nel caso in cui per arrivare alla vostra taglia, alla vostra misura, abbiate dovuto fare troppe catenelle e il vostro giro manica fosse troppo ampio, semplicissimo, misurate la vostra manica all'altezza che più vi serve, che più vi è comoda, posizionate il marcapunti in modo da prendere sia un lato che dall'altro, ovviamente controllate che i punti siano uguali sia da un lato che dall'altro, dopodiché semplicemente con ago e filo andate a cucire la parte aperta. In questo modo avrete una maglia assolutamente perfetta. Io procedo ad allungare il mio corpetto, dopodiché vi faccio vedere il risultato. Sono andata avanti per un totale di 7 motivi completi, dopodiché ho chiuso il lavoro e ho tagliato il filo. Da questo momento procederemo alla lavorazione in maniera diversa. Vi dico che misura ho ottenuto, sono circa 42 cm. Adesso vi faccio vedere come procedere con la nuova lavorazione. Ovviamente da questo momento decidi tu come procedere a realizzare il tuo capo. Puoi andare avanti con qualche giro e realizzarti una bellissima maglietta, oppure fare molti più giri e realizzare un bellissimo vestito. Io procederò in un altro modo, ti faccio vedere come fare qualora decidessi di farlo esattamente come il mio. Arrivati a questo punto dobbiamo stabilire la metà del nostro corpetto, del nostro capo. Questo è il mio modulo centrale, per cui andrò a lavorare su questo modulo. Anzitutto dobbiamo posizionare dei marcapunti. Il primo lo posizioniamo esattamente al centro del modulo, dopodiché posizioneremo altri 2 marcapunti accanto al marcapunti centrali. Ovviamente il marcapunti centrale andrà eliminato perché lavoreremo su questi 2 punti, quindi il primo marcapunti sarà l'inizio del nostro giro e il secondo sarà la fine. Andiamo quindi a prendere il nostro filato, realizziamo il solito cappietto e ci agganciamo al marcapunti, ovviamente facendo attenzione alla direzione del lavoro. Per procedere alla lavorazione, quindi, controllate la barretta del punto alto sottostante. Se avete il punto da lavorare leggermente spostato a sinistra rispetto alla barretta, il senso è giusto. Se invece vi ritrovate con il punto leggermente spostato a destra rispetto alla barretta, vedete che il punto è leggermente spostato rispetto alla barretta sul lato destro, vuol dire che dovete girare il vostro lavoro. Una volta quindi che avete realizzato il vostro cappietto, togliete il marcapunti e vi agganciate con il filo nuovo. Saliamo con 3 catenelle che corrispondono ovviamente al nostro primo punto alto. Per quanto riguarda il primo pezzettino, il primo segmento, ovviamente non abbiamo più il modulo da seguire, ma dobbiamo quindi lavorare punti alti fino ad arrivare al modulo successivo, dove lavoreremo esattamente come fatto in precedenza. Quindi mi sono alzata con un punto alto, vado a lavorare un punto alto su ogni punto sottostante, fino ad arrivare ovviamente al modulo successivo. Arrivati in postazione del modulo, lavoriamo come abbiamo sempre fatto finora, quindi ovviamente rispettando i nostri giri.
Una volta lavorato il nostro motivo, mi ritrovo con le 3 catenelle e la parte relativa ai 3 punti alti. Siccome da questo giro in poi faremo degli aumenti, inizieremo con portare le maglie da 3 a 4. Per fare ciò lavoriamo il primo punto alto normalmente e nel secondo andremo a fare il nostro aumento. In questo modo portiamo le maglie da 3 a 4. Questo lo dovremo fare per tutto il giro. Ho quasi terminato la prima riga, il primo modulo, adesso vi faccio vedere come procedere. Negli ultimi punti andremo a lavorare semplicemente tutte maglie alte come abbiamo fatto per l'inizio del giro. Anche qui, se volete, potete mettere qualche aumento. Arrivati al marcapunti lo elimino e lavoro il mio ultimo punto alto. La prima riga è terminata. Terminato quindi il nostro primo giro, ci alziamo con 3 catenelle e voltiamo la nostra lavorazione. Se volete potete posizionare un aumento nel primo segmento di maglie alte, se no eseguite come faccio io, semplicemente le maglie alte come si presentano senza fare aumenti. Terminato quindi il nostro modulino, ci ritroviamo nella parte relativa ai punti alti. In questo caso abbiamo già fatto un primo aumento, quindi da 3 siamo passati a 4. Facciamo un altro giro di aumenti, dopo portiamo le maglie da 4 a 5. Quindi lavoriamo i primi 2 punti alti sui punti alti come si trovano, quindi punto su punto, e l'aumento andremo a lavorarlo nell'apertura tra la seconda e la terza maglia, quindi proprio al centro. Le ultime 2 maglie alte le lavoriamo punto su punto come si presentano. Ecco che le maglie che abbiamo realizzato adesso sono 5, quindi da 4 a 5. Per i prossimi giri faremo sempre giri di aumento, quindi quando abbiamo il numero di maglie dispari, l'aumento andremo a eseguirlo nel punto centrale, dove faremo quindi i 2 punti alti nello stesso punto. Quando andremo invece a lavorare l'aumento nei punti pari, praticamente dobbiamo lavorare al centro dei punti, quindi a metà tra un punto e l'altro. Per quanto riguarda invece la fantasia, si procede come sempre. Al termine del giro andiamo a lavorare come sempre le ultime maglie alte, quindi punto su punto.
Terminato quindi il nostro giro, ci alziamo nuovamente con 3 catenelle e voltiamo nuovamente la lavorazione. Dove abbiamo i punti alti, lavoriamo i punti alti, quindi punto su punto, il punto fantasia lo andremo a lavorare normalmente. Ho terminato con il giro di punti alti dove non ho fatto aumenti. Vi faccio vedere che con i giri di aumenti che abbiamo fatto la forma si sta svasando. Questa è la parte del davanti, ovviamente, dove c'è lo spacco nel centro del nostro corpetto. Io ho fatto anche la prima manica, ovviamente poi la seconda la faremo insieme. Da qui in poi i giri sono sempre uguali, sui punti relativi ai punti alti andremo a fare i nostri aumenti e nel punto ovviamente della nostra fantasia i giri non saranno variati. Quando si arriverà al giro di punti alti, mi raccomando, a quel punto non fate il giro di aumenti, consideratelo come il giro di assestamento. Una volta che avrete raggiunto l'altezza che più vi piace, tagliate il filo e lo fermate. Ecco come si presenta quindi la lavorazione dopo un po' di giri di aumenti. Ho lavorato gli aumenti in modo tale da portare le 3 maglie alte a 10 maglie alte, dopodiché ho proseguito i giri di andata e di ritorno senza fare più aumenti. Come vedete la linea è bella svasata, vi dico anche la misura. Ho lavorato per un totale di circa 65 cm. Ovviamente, secondo i vostri gusti, potete andare a lavorare dei giri in più e farlo un po' più lungo. Vi dico anche quant'è la misura del mio spacco. Siamo sui 24-25 cm. E il totale della lunghezza dei moduli sono 1, 2, 3 e 4 moduli. Ho terminato poi l'orlo con un giro di punti alti in più. E una volta che ho terminato il giro a punti alti dell'orlino, ho semplicemente tagliato il filo e ho fermato tutte le codine del mio capo. Adesso andiamo insieme a vedere come realizzare la nostra manica. Per quanto riguarda l'avvio di lavorazione della nostra manica, siccome finora abbiamo lavorato in giri di andata e ritorno, ovviamente dobbiamo lavorare anche in questo modo sul punto della manica. Quindi ci basterà osservare semplicemente i punti in modo da valutare la direzione della nostra lavorazione. Quindi guardiamo i nostri punti alti dell'ultimo giro. Se il punto è leggermente spostato verso destra rispetto alla barretta, vuol dire che noi dobbiamo girare la lavorazione, perché il punto di lavorazione deve essere spostato verso sinistra del punto alto della nostra barretta. Quindi voltiamo la nostra lavorazione e come vedete il punto è spostato a sinistra rispetto alla nostra barretta, quindi vuol dire che questo è il senso della nostra lavorazione, quindi dovremo iniziare l'avvio della lavorazione su questo lato. Quindi ripeto, il punto deve essere spostato verso sinistra rispetto alla barretta. Prendiamo anzitutto un filo nuovo, realizziamo il nostro cappietto iniziale e ci posizioniamo nell'incavo della manica, praticamente dove ho unito i 2 punti dell'aumento, quando ho unito il davanti al dietro. Passo nel primo punto disponibile,
faccio passare il mio cappietto all'interno della lavorazione e dopodiché vado a realizzare 3 catenelle che fungono da primo punto alto. Quindi guardando comunque sempre il giro sottostante che mi farà di riferimento, proseguirò con la lavorazione. Quindi realizzo il secondo punto alto e adesso riprendo la lavorazione normalmente. Quindi questo corrisponde al primo giro e questo che sto realizzando adesso è come se fosse il secondo giro di lavorazione del motivo. Quindi realizzo le 3 catenelle di separazione e andrò a lavorare i miei punti bassi sulle 4 maglie altissime sottostanti. Praticamente riprendo dal secondo giro di lavorazione del mio punto fantasia. Dopo i 4 punti bassi realizzo le mie 3 catenelle e sui 3 punti alti vado a realizzare 3 punti alti. Ovviamente se voi avete dovuto fare dei giri in più o dei giri in meno, basatevi sempre sul giro sottostante per la lavorazione del giro che segue. Il lavoro da qui è semplicissimo perché il lavoro alla fine ce l'avete già stabilito. Ho terminato il primo giro della manica, adesso vado semplicemente ad eseguire l'ultimo punto alto dei 3, dopodiché andrò semplicemente a chiudermi nel primo punto disponibile. Da qui in poi il lavoro prosegue come abbiamo fatto finora, girando, mi raccomando, sempre la direzione della lavorazione e lavorate un numero di giri che più vi piace per la vostra lunghezza. Io ho realizzato le maniche a 3/4, quindi una lunghezza che va al di sotto del gomito. Io adesso vi faccio vedere le misure, dopodiché vi farò vedere il capo finito. Ho terminato la manica, vi dico subito la misura. Io l'ho realizzata un po' più lunga, quindi praticamente passa il gomito, è una manica a 3/4, misura 49 cm. Ho lavorato quindi un totale di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 moduli totali, quindi dal punto spalla alla lunghezza della mia manica ho un totale di 9 punti fantasia. Non ho fatto nessun aumento, ho lavorato semplicemente i giri di andata e di ritorno senza fare aumenti e la larghezza della mia manica è di 17 cm. Ovviamente se voi volete una manica scampanata potete seguire la spiegazione che ho fatto per l'allungamento del bacino del mio capo, quindi fate gli aumenti nel punto dove abbiamo le 3 maglie alte, quindi fate 3 maglie alte, nel prossimo giro le 3 maglie alte diventano 4 e così via. Ovviamente la lunghezza e la larghezza dovete deciderla voi secondo i vostri gusti. Siamo giunti al termine anche di questo tutorial, spero che sia stato facile da seguire e che vi sia stato di ispirazione. Ovviamente potete regolare la lunghezza del capo, potete realizzare un bellissimo vestito semplicemente continuando la lavorazione in tutto tondo. Oppure potete modificare la lunghezza sia del corpetto che delle maniche e renderlo un bellissimo crop top per le più giovanissime. Intanto vi invito nuovamente a iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi appuntamenti. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e soprattutto condividetelo.
Io come sempre vi mando un grosso abbraccio, un bacio e ci sentiamo al prossimo tutorial. Ciao!